Ciao a tutti da Francesca di nuritimilano.com e benvenuti a questa intervista che vede come ospite del mio salotto un po' virtuale e un po' fisico Simone Barbieri, radiestesista. Benvenuto Simone. Ciao Francesca, grazie, benvenuto a tutti. Allora, facciamo una breve introduzione su come ci siamo conosciuti. Pochi giorni fa, in questo periodo di quarantena, ho ricevuto un bel messaggino su WhatsApp, dato che mi stavo già informando su 5G e tutto quello che sta avvenendo e di cui noi sappiamo ovviamente pochissimo, e mi arriva questo messaggino dalla mia carissima amica Cristina, che ringrazio tanto, con un circuito e più o meno la spiegazione di questo utilizzo, il circuito 5G. Quindi sono andata alla ricerca, ho voluto sapere chi fosse l'autore perché non era indicato ed ecco qui oggi Simone che ci spiegherà di cosa stiamo parlando. Allora, prima di tutto, per chi ci sta vedendo nel video, vedete comparire adesso ovviamente sul video il circuito di cui sto parlando, che sarà poi disponibile al link che lasceremo nei post, nei commenti del post. Chi sta ascoltando invece la versione audio, consiglio di scaricarlo in modo tale che potete seguire la descrizione del circuito proprio avendo il foglio davanti. Ok? Sì, Detto questo, allora Simone, prima di tutto grazie per essere qui con noi oggi, per avermi grazie a dato la te. tua disponibilità e per aver condiviso davvero questo dono prezioso. Andiamo a capire qual è l'origine di questo circuito. Allora, guarda, io ho una scuola di formazione dove insegno radiestesia e radionica principalmente, oltre a varie altre cose, ma soprattutto radiestesia e radionica. E nelle settimane scorse sono stato in qualche modo pungolato dai miei allievi a dire la mia opinione riguardo il periodo in cui stiamo vivendo in questo momento tutti quanti. Io non sono uno che potenzialmente si è mai espresso in termini generalisti e si è mai esposto in modo deciso. Dovete sapere che da pochi mesi sono diventato papà per la seconda volta e quindi ho questo bimbo di 3 mesi che li ha appena compiuti e quella mattina in cui ho deciso di preparare il quadrante 5G è stata una mattina nella quale oltre a ricevere diciamo, queste sollecitazioni da parte dei miei allievi, guardavo mio figlio svegliarsi e cercavo di contestualizzare il mondo che stiamo consegnando a queste nuove generazioni rispetto a quello che io provavo e stavo provando in quel momento per lui, vedendolo sorridere mentre si svegliava. Questa è stata la scintilla che mi ha fatto dire, ok, stiamo passando da un'epoca nella quale è importante essere riferimento per molti, a un'epoca nella quale è importante essere riferimento per molti di più. Quindi il circuito 5G nasce sotto questa onda emotiva che però ha la necessità di sistemare delle situazioni realmente difficili e pericolose in cui siamo già dentro in questo momento e in cui ci approcceremo nei prossimi anni a entrare via via sempre di più. Qui la nascita. Il lavoro di un radiestesista è quello di testare, cioè di controllare la frequenza vibrazionale e emettente di una qualsiasi cosa, per cui tendenzialmente, come potrete vedere nei simboli che ci sono presenti all'interno del grafico e del circuito, sapere il significato non solo fisico dei simboli, archetipale dei simboli, ma sapere il significato energetico dei simboli ti sposta a poterli utilizzare come strumenti all'interno di forme geometriche della geometria sacra e non come quelle che ho inserito all'interno del circuito. Il circuito è stato studiato con delle leggi specifiche. Ok? Innanzitutto ci tengo a sottolineare che quell'audio di cui tu parlavi prima è un audio che fa riferimento al mio audio messo sui gruppi dei radiestesisti che frequentano i miei corsi di formazione, a cui io dico diffondetelo perché la potenza di questo quadrante, di questo circuito, va ben al di là della semplice protezione da onde elettromagnetiche proiettate dall'alto verso il basso, ma al tema dell'evoluzione spirituale, che Fantastico. è portante in questo circuito. Se mi concedi qualche minuto, ti Certo. cerco di spiegare
perché ho introdotto l'argomento in questo modo qua. La patologia che si genera a livello elettromagnetico nel campo informazionale ed energetico dell'essere umano a causa del 5G è una patologia che colpisce l'essere umano dall'alto verso il basso, cioè i ripetitori e le onde sono talmente potenti che la prima cosa che fanno è andare ad aggredire il sistema nervoso centrale passando dall'alto verso il basso, e l'unico nostro modo per difenderci da questa cosa non è proteggere il corpo fisico, è opporre una vibrazione elevata a tal punto da contrastare questa vibrazione. Ora, se la vibrazione di riferimento aggressoria è una vibrazione che arriva dall'alto, noi abbiamo la necessità fisica di potenziare tutto quello che è la nostra parte, che noi chiamiamo più spirituale, più elevata, che è costituita come valvole energetiche da quei chakra che sono corporei nella parte elevata, quindi il settimo chakra, e incorporei come limite tra corpo fisico e campo aurico nella parte più elevata ancora, cioè all'interno del nostro sé superiore, il chakra causale, il chakra anima stella e il chakra porta stellare. Quindi che cosa succede? Succede che il quadrante nasce come potenziatore di queste strutture energetiche, le quali permettono un'elevazione spirituale della persona e un collegamento con il tutto della persona che alza l'erzaggio che noi siamo capaci di emettere, contrastando l'erzaggio che arriva dalla frequenza del 5G. Quindi in realtà, e chiudo questa parte prima di magari di addentrarci nella spiegazione tecnica, come se andasse un magnete negativo di una calamita a opporsi a un magnete negativo. Se tu sei in una zona in cui non c'è 5G, la cosa che comunque ti porti a casa è una tensione all'elevazione spirituale. Quindi in ogni caso ne porti a casa qualcosa che giova. Una piccola ultima considerazione in merito all'elevazione spirituale che voglio fare perché ci tengo. L'elevazione spirituale è una pratica, è un'attitudine, è un atteggiamento del corpo, è una salute alimentare, è una capacità di stare a contatto con la terra, è una capacità di vivere a contatto con altri esseri nel cuore, è una serie di strutture e abitudini che non basta stare nel tuo angolino a meditare. Questo quadrante ha avuto, questo circuito, scusami, ha avuto una cassa di risonanza impressionante, proprio perché in questo momento noi siamo obbligati formalmente, e non voglio entrare nel merito del tentativo di comprendere per quale motivo lo stanno facendo, a isolamento, alimentazione che è assolutamente l'unico scopo che abbiamo nella giornata, socialmente, mediamente, a prese di assalto di supermercati, a divisione tra le persone, a non poter abbracciare, aggregare, eccetera. Quindi questo circuito si inserisce in questo momento storico anche per darci un messaggio fortissimo che la parte spirituale non può venire più meno, e non solo, ma che la parte spirituale non è là da qualche parte, è qui, è profondamente radicata per terra. Certo. Chiarissimo, ed è una cosa che sto dicendo anch'io, ovviamente la divisione la vedo anch'io come vedo anche l'unione, no? Cioè si vedono entrambe le cose, quindi tante persone che quello che dico io è la verità, oppure tanti nuovi guru che sono saltati fuori dicendo ti salvo io, si è visto un po' di tutto, ecco, sono sincera, però dall'altra parte ci troviamo davvero in un momento storico che epocale, veramente, che cambierà totalmente il corso delle nostre vite. Vero. E dove dobbiamo mettere in pratica tutto quello che noi ricercatori abbiamo fatto negli anni passati. Brava. Non possiamo più tirarci indietro adesso, anzi, No. dobbiamo aumentare sempre di più di numero, veramente, e il tempo per farlo è proprio questo e la nostra disposizione. Brava. Ok, quindi a questo punto vogliamo addentrarci un po' nella simbologia. Io ho stampato la versione cartacea e poi ovviamente lo vediamo nel video. Raccontaci un po', da dove partiamo? Allora, partiamo dalla parte esterna. La parte esterna visibile è costituita da 5 cerchi. Allora,
I 5 cerchi rappresentano la protezione. Ogni circuito grafico che tu costruisci, tecnicamente, quindi da un punto di vista radioestesico, si inserisce in un contesto in cui ha necessità di essere tutelata la funzione che tu prepari e tutelate le persone che si approcciano all'utilizzo del circuito. Nella fattispecie sono stati usati 5 cerchi perché attraverso il test che ho fatto, per questo tipo di bisogno e questo tipo di richiesta, sono state, diciamo, scelte la forma di 5 cerchi di protezione. La cosa interessante è spostare l'occhio su quelli che sembrano tanti triangoli incastrati, Sì. e in realtà sono solo 4 triangoli incastrati tra di loro. Cioè, un triangolo che va verso l'alto, con Sì. la punta che converge alle ore 00, per farti capire, un triangolo che va con la punta verso il basso alle ore 6 e che formano insieme una Merkaba. Ok. La Merkaba, per chi non lo sa, è una potentissima struttura energetico-informazionale che viene utilizzata per meditazioni e visualizzazioni che tendono tutte a innalzare la frequenza vibrazionale della componente energetica spirituale dell'individuo attraverso la visualizzazione di una doppia rotazione opposta dei due tetraedri. In realtà qui io non ho usato un tetraedro, ho usato dei triangoli perché era difficilissimo generare una forma tridimensionale in un quadrante come questo. Quindi sono due, c'è una Merkaba verticale, dritta, e una Merkaba orizzontale. La Merkaba orizzontale ha un significato specifico, mi spiego. L'orizzontale in spiritualità è la terra, è il sostegno, è l'essere umano, è il radicamento e in ultimo è la struttura maschile. Il verticale è tutto quello che è spiritualità, è tensione all'elevazione, è la connessione con il cielo ed è il principio femminile. Una doppia Merkaba che porta la frequenza vibrazionale a degli stati elevatissimi nel maschile e nel femminile di ognuno di noi. Quindi donando in questo 2.0 che ci sta aspettando, in cui siamo proiettati, la capacità di essere esseri, permettimi la ripetizione, sia con la tensione a una grande connessione con Gaia, che a una tensione, a una grande connessione con la nostra spiritualità e il nostro centro. La doppia Merkaba ha questa sorta di attivazione energetica che eleva a stadi di coscienza superiore. Nella doppia Merkaba, però, abbiamo ottenuto quel grande disegno geometrico fatto da queste sorte di 12 triangoli, simili triangoli che ci sono esternamente, all'interno di cui sono stati messi 12 simboli. Non è un caso l'utilizzo di questa raggiera dei 12 perché, se ci pensi, essendo come una sorta di orologio, ha una ciclicità continua nella quale, a seconda dell'ora in cui sei, viene attivato un simbolo specifico dei 12 stessi che ci sono. E te li vado a spiegare, questi 12 simboli. Il primo, allora, intanto sono 4 terme di simboli. Ci sono simboli cristallini, simboli di un disco di un quadrante radiestesico che ti spiego tra poco, simboli angelici e sigilli planetari. I primi 3, alle ore 00, alle ore 1 e alle ore 2, sono simboli cristallini. Che cosa sono i simboli cristallini? Nella radiestesia spirituale russa vengono utilizzate come se fossero delle forme di programma stringa computerizzato informatico, vengono utilizzati dei simboli per codificare sia le patologie che l'intervento sulle patologie. Nella fattispecie i simboli cristallini sono uno degli archetipi più potenti per metterci in comunicazione con la coscienza collettiva. Il primo simbolo in alto che vedi alle 00 sembra l'antenna del wifi, se ci fai caso. Sul computer noi abbiamo quel simbolino rivolto dalla parte opposta. Ecco, qui è rivolto in giù proprio perché funge da schermatore
di onda elettromagnetica che proviene dall'alto. Ed è proprio il più dritto, il più in alto, è quello che ti sta dicendo da qui non passi, simbolicamente. Gli altri due sono altri due simboli sempre archetipali, che non hanno però connessione con le onde elettromagnetiche, quanto piuttosto con l'uomo. Alle ore 3, alle ore 4, alle ore 5, io le chiamo energie particolari. Ti spiego brevemente. Tra gli anni 50, cioè tra gli anni 50 e gli anni 60, in quella decade lì, un radiestesista famoso, un certo Felix Servranckx, ha scoperto, canalizzato, sentito, assorbito una gamma di 36 onde elettromagnetiche differenti che ha provato a proporre alla fisica classica, venendo in qualche modo deriso. Okay? Come spesso succede, infatti. Come spesso succede, bravissima. A distanza di un tot di anni, che cosa succede? Succede che noi scopriamo che le emanazioni elettromagnetiche di cui siamo capaci, e l'universo è pregno di queste emanazioni elettromagnetiche, hanno delle bande di frequenza, di trasmissione che sono potenzialmente infinite. E su ogni banda si possono appoggiare delle frequenze diverse a cui lui ha dato un nome. Lui ne ha scelte e trovate 36 diverse. Io ho usato questi 3 simboli all'interno delle ore 3, le ore 4 e le ore 5 perché sono il simbolo dell'elettricità dinamica vitale, dell'elettricità dinamica fisica e dell'elettricità statica fisica, in ordine come te li ho detti, che sono proprio precisi per mettere l'uomo in comunicazione con queste nuove onde che ci bombardano e trovare immediatamente la capacità di adattamento. Se tu pensa a questa cosa, ci riflettevo nei giorni scorsi, noi abbiamo in casa delle prese a muro di corrente. Sì. 200 anni fa forse non ce le avevano le prese di corrente, usavano altro, non avevano l'elettricità in casa. Noi siamo passati da avere l'elettricità in casa ad avere ciabatte multiple attaccate ad ogni singola spina che vanno ad alimentare tutta una serie di X elettrodomestici, strumenti elettronici, eccetera. Bene, ma quante persone, quando, non so, ipotesi 50 anni fa, hanno elettrificato tutte le case in modo intenso, quante persone hanno subito problematiche da irradiazione dell'elettricità? Certo. Nell'arco di 50 anni noi adesso non abbiamo più questi problemi perché ci siamo adattati. Questi 3 simboli che io ho messo significano questa cosa: adattati velocemente all'irradiazione di un campo magnetico completamente nuovo e potenzialmente, come hanno già dimostrato, circa 1000 volte più potente come irradiazione sull'organismo rispetto a quelli che conoscevi fino adesso. Certo. È una forte protezione, ma anche una modulazione di adattamento. Ok, qui facciamo un piccolo saltino. I simboli angelici si trovano alle ore 6, alle ore 8 e alle ore 10. Quindi c'è un salto, 6, 8, 10. Il simbolo alle ore 6 è il simbolo dell'angelo Lehaia, l'angelo numero 34 della tradizione che noi conosciamo secondo Aziel, secondo Sibaldi, quindi è la tradizione che io seguo nell'approcciarmi alla conoscenza delle guide spirituali e dei raggi, dei 72 raggi dei nomi di Dio. Lehaia è l'angelo che ti dice: io ti sto innestando una scoperta. È quello che ti porta a scoprire, a vincere, a trionfare delle scoperte che fai e alla scoperta proprio di nuove teorie. Quindi qui ho scelto di mettere la reggenza di un angelo che dice: comprendo che questo circuito arriva di pancia probabilmente a chiunque, perché graficamente è molto molto intenso, molto bello, molto potente. Però mi serve un mediatore che faccia comprendere la portata reale a tutte le persone di quello che è questo intervento che può essere potenzialmente fatto su tutti. Certo.
l'angelo numero alle ore 8 è l'angelo Michael, che è l'angelo che ti aiuta ad abbracciare l'invisibile, che ti aiuta ad avvolgere. In questo momento di distacco noi abbiamo bisogno di ritrovare questa comunione di intenti. E oltre a questo fa un'opera che è meravigliosa e che è l'opera che sta facendo su tutti da subito. Cioè ti dice, quando tu scopri il significato di un simbolo, e il simbolo diventa parte del tuo DNA. Ma non solo. Il simbolo stesso, mentre tu lo stai scoprendo, lo stai facendo tuo, così come il DNA, muta al mutare delle nuove esperienze che tu stai vivendo. Quindi, secondo tutte le teorie dell'epigenetica, il DNA muta e si sovrascrive continuamente a seconda di quello che tu vivi. Per cui se tu vivi in un mondo di gioia, se tu vivi in una famiglia dove hai messo delle regole d'amore e ci sono delle strutture di rispetto, il tuo DNA ha un principio di telomerasi che è anti-invecchiante, invecchi molto più tardi quando stai bene emotivamente. Certo. Quindi sta dicendo, comprendi tutto intorno a te perché il tuo DNA si sovrascrive e nella comprensione del tutto tu muti e continui a crescere. Non a Fantastico. caso Michael è l'angelo degli sciamani e dei medium. Ok? Certo. Scusi se non c'è una grande interazione, nel senso che ho grande voglia di spiegare questa... Ma noi siamo qui per questo è l'obiettivo di questa intervista, quindi tranquillissimo, Ok, anzi. ok, grazie. Alle ore 10, come ti dicevo, poi c'è l'ultimo dei tre angeli della terna, che è Poiel. È un angelo profondamente interessante perché è un angelo che ti dice io sono Dio, e quindi i reggenti da Poiel hanno anche questa sorta di pseudo narcisismo, ma bello, molto spirituale, perché in realtà ti dice io sono Dio, tu Francesca sei Dio, tutti loro che sono intorno sono Dio, quindi è Dio che sostiene l'universo, è quello che sblocca tutti i sentimenti cosmici per distribuirli in modo fraterno agli individui. È un'apertura al mondo pazzesca. Contrasta quello che è in atto in questo momento e contrasta, Francesca, quello che succederà, perché nel tema dello smart working c'è un tema molto più allargato di cui dobbiamo portare grandissima attenzione. Il lato oscuro dello smart working è che porterà il principio di una società disgregante ancora di più di quello che negli ultimi anni è stato. Quindi questo Angelo Poiel ti dice: mantieni l'apertura al mondo, mantieni l'apertura sugli altri, non chiuderti, perché in questo momento di rottura l'unico modo per riuscire a ottenere questo innalzamento della tua frequenza è stare con altri di frequenza pari o superiore e diffondere la tensione all'innalzamento della frequenza di tutti. 100% d'accordo. Vero? Sì, sì, perché io è da 2 anni ormai che lavoro a casa, quindi ho iniziato prima di questo periodo e quindi all'inizio, come dici tu, gasatissima perché comunque gestivo la mia vita autonomamente con i miei tempi, ma ti scontri anche con una sorta di solitudine, perché comunque Vero. sei sempre tu nel tuo ambiente e gli scambi che hai sono virtuali. Se vuoi vedere le persone devi comunque cercarti la possibilità di farlo diversamente. Quindi Certo. 100% d'accordo, bisogna essere pronti per decidere di fare questo genere di lavoro e lavorare così. Invece le persone, cioè ci siamo trovati catapultati tutti, Esatto. ecco, Bravissima. con difficoltà di ogni tipo, oltre Di quelle già... adattamento, chiaro. Esatto, di adattamento, un adattamento veloce, snello, e tutti hanno dovuto reagire subito, senza possibilità di pensare. Sì. Perfetto. Quindi, Allora, ci mancano alcuni dettagli, tipo ci mancano tre simboli nello specifico. Il simbolo alle ore 7, alle ore 9 e alle ore 11 sono sigilli planetari, presi dalla tradizione della magia bianca, quindi è una magia, scusami, è una tradizione molto esoterica, mhm, ma una tradizione votata all'elevazione, all'apertura, alla pulizia, alla protezione. Ok. Il primo, alle ore 7, il Sole. Ok? Il Sole ha un influsso di crescita, di calore,
di un'energia fortemente legata al nutrimento del pianeta Terra e di tutti quelli che qui crescono e maturano. Ok? Quindi a queste ore vibrerà tantissimo, alle ore 7 di mattina, alle ore 7 di sera, questo potente influsso di crescita. Alle ore 9 c'è un simbolo profondamente femminile, meraviglioso, che è Venere. Venere. E Venere ha un influsso sull'amore, come tutti sappiamo, ma poi ha un influsso importante anche su alcuni altri aspetti che non si conoscono mediamente, cioè sull'amicizia, sulla pace, sull'unione degli intenti. Venere è utilizzato misticamente proprio come collegamento per unire, per permettere amore, per permettere comunione di cose. E l'ultimo sigillo, che sono sigilli planetari, come vi dicevo, alle ore 11 là in alto, un altro bellissimo simbolo, anche questo femminile, è il simbolo della Luna. C'è molta femminilità in questo tema, perché noi stiamo finendo l'era dei pesci e stiamo finendo un'era che astrologicamente, dal punto di vista esoterico parlando, è un'era in cui c'è stato il dominio del maschile. Non a caso è stato un'era di guerre, conquiste, morti, lotte religiose, scontri a testa contro testa, orgoglio, ego, perfetto. Dominio economico e finanziario di pochi contro una massa. L'era in cui ci approcciamo, come probabilmente tu e tutti quelli che stanno ascoltando sanno, è l'era dell'Acquario, in cui entreremo nel principio del femminile sacro, dove tutti ci auguriamo, perlomeno io e tutti quelli che ho intorno, che siano le donne a portare avanti la società e non più gli uomini. Il tempo del maschile è esaurito, è finito, il maschile deve essere struttura per il femminile e basta. Il tempo delle donne rinchiuse in un angolo e messe contro la porta perché erano potenzialmente pericolose, perché questo avvenimento di cambiamento epocale sarebbe venuto molto prima se non cercavano di tenerle schiacciate in un angolo per secoli e secoli e secoli, ok? Questo farà la differenza, il femminile sacro nei governi, al Parlamento, perché una donna ha la capacità di riuscire ad essere portatrice di un messaggio che è quello della generazione, perché nel suo grembo, da quando è nato l'uomo, porta la generazione della continuità della specie, e una donna che è senziente e spirituale porterà semplicemente sempre e solo alla generazione e la crescita di quello con cui viene in contatto, non la fine e la distruzione. Quest'era dell'Acquario si riflette tantissimo in questo 11° simbolo, cioè la Luna, non perché abbia un'attinenza, ok? Ma perché la Luna è la cura, ha un'influenza curativa, è la preservazione dalle malattie, è la capacità di accelerare il processo di guarigione. Di che cosa? Di tutto, della terra, degli esseri umani, di tutto. Assolutamente. Mi manca in ultimo guardando il circuito, parlare della cosa che a seconda della tipologia degli emisferi che dominano chi osserva il quadrante, il circuito stesso, può essere o il primo dettaglio o l'ultimo, e cioè la stringa numerica. Se tu hai una mente fortemente matematica, la prima cosa che vedi qui dentro è da dentro verso fuori, quindi osservi subito i numeri e poi lentamente ti allarghi. Chi ha una mente invece fortemente creativa, quindi sai che gli emisferi sono due e quindi c'è grandi caratteristiche di distinzione, vede da fuori a dentro, cioè arriva a guardare prima il tutto per poi chiudere alla fine. Io ho una mente esattamente divisa al 50%, quindi ho scelto semplicemente di arrivare a descrivere per ultima la stringa numerica. La stringa numerica è la vera, diciamo, variabile impazzita. Mi spiego. Quando tu prepari un circuito grafico in radiestesia, il circuito ha bisogno di essere consacrato, cioè collegato al divino per portare il divino in terra, e attivato. Però
quando tu hai la voglia di preparare un circuito che sia per le persone di tutto il mondo potenzialmente, tra cui sicuramente non tutti usano la radiestesia come strumento e la conoscono, anzi di solito sono molto pochi, devi preparare un circuito che non ha bisogno di essere consacrato e non ha bisogno di essere attivato nel momento in cui lo si utilizza, cioè è già consacrato di suo e è già attivo. Per attivare questo circuito si osserva il numero, ma io ho dato per scontato che tutti il numero prima o poi lo guardano e quindi tutti fanno partire il circuito esattamente nel modo in cui ti descrivo tra poco. La stringa numerica, ci tengo a precisare, non è una stringa di Grabovoi, per esempio. Ecco, era la domanda che volevo farti. Esatto. Ottimo. È una domanda che mi hanno già fatto in chat in questi giorni, insomma, in cui tantissimi mi hanno scritto. Non è una stringa di Grabovoi, ma è una stringa che si basa sulla musica, che in realtà è matematica. Fantastico. Cioè sono accordi, nella fattispecie, dal primo all'ultimo, la, sol, la, si, do, si, la, si, do, con i do che sono maggiori. E questa musicalità è lo starter, come se fosse girare la chiave di accensione all'interno del tuo blocchetto dello sterzo per accendere la macchina. Questa musicalità trasmessa, trasmutata in numeri, in una sequenza numerica, diventa la manifestazione dell'accensione di questa sinfonia. È un concerto che viene lanciato. Veramente, Grazie. sono emozionata, è bellissimo. Poi la musica per me ha il suono in questo momento è prezioso, quindi è come se fosse l'anello di congiunzione di tutto il mio percorso personale, quindi grazie, veramente bellissimo. A te, grazie a te. E quindi il codice numerico ha proprio questa funzione e è come se tu prendi il gomitolo, no? Lo tieni e lo srotoli e lui va e una volta che è partito, fino a che non ha finito, continua a lavorare, no? Continua a muoversi nello spazio. Quindi questa è la spiegazione del circuito che ho preparato. Senti, ma per l'utilizzo cosa dobbiamo fare? Allora, intanto per chi ha sentito l'audio c'era qualche specifica, la ripeto bene per tutti. Sì. Tieni conto che questo circuito non ha la funzione del vecchio paradigma, cioè noi siamo abituati, e mi permetto di farti vedere, noi siamo abituati a schermare i nostri device con delle placche. Esatto. Ok, quindi io ho i miei computer schermati con placche, i miei tablet schermati con placche e compagnia cantante. Nel nuovo paradigma, Francesca, non c'è storia, non puoi proteggerti, ti devi espandere, tu devi diventare un pesce grande tanto quanto il pesce grande che nuota nel tuo stesso acquario. Non funzionerà più strumenti protettivi direttamente sui device, perché le onde di emissione sono talmente potenti, c'è un ingegnere in Italia che ha inventato lo scherma 5G, ma dalla fonte, cioè lui apre la scatoletta del 5G, mette la schermatura dentro, e peccato che non lo fanno fare, ovviamente. Ovviamente, certo. Ovviamente. Per cui, perché blocca alla fonte l'emissione elettromagnetica nociva, pur mantenendo la portata dei dati che vengono trasmessi nello spazio da quell'informazione. Quindi noi per schermarci non dobbiamo più pensare con una mente antica fino a 20 giorni fa, attenzione. Esatto. Siamo nella proiezione di un mondo completamente diverso dove tu devi schermarti e proteggerti direttamente attraverso il fatto che tu stesso sei in grado di espanderti ed elevarti. Quindi non è un circuito che va messo sui device, sul computer, sulla televisione, sul wifi, perché non ha nessun tipo di quella funzionalità lì, a meno che non vogliamo fare un cerchio di meditazione con la televisione e la lavatrice, non so se ci riusciamo, però potrebbe essere una cosa possibile. Detto questo, è un circuito che io consiglio
sicuramente di tenere addosso. Mhm. Cioè, ho ricevuto molte telefonate di persone che mi hanno detto: se uso il vettoriale che è stato fatto per riprodurlo in un rimpicciolimento in serie e Mhm. farci un ciondolo di legno, d'argento, io a Esatto, tutti ho detto esatto. super sì. E a tutti ho detto non do il mio consenso a nessun tipo di forma di lucro, perché io questa cosa, così come altre che arriveranno nei prossimi mesi, la sto facendo come opera di condivisione collettiva. Ecco, Quindi non specifichiamolo voglio... bene, quindi chi lo vuole fare Sì, lo sì, fa, ma non c'è nessuna autorizzazione poi a commercializzare questo genere esattamente, di esattamente, oggetti. perché non lo farò io, non lo fa, e so che in un nuovo paradigma sarebbe tornare indietro di 50 anni. Chiaro? Quindi fateci delle bellissime magliette con il simbolo, fateci dei cappellini che ancora meglio mi hanno telefonato dicendomi: sai che figata fare, scusate, fare il cappellino Certo. e mettere il simbolo sul cappellino, che è comunque direttamente bellissimo, fantastico. Rimpiccioliteli, portateli plastificati perché la carta si rovina immediatamente, portateli plastificandoli dentro il portafogli, bucando un lembo Sì. rimpicciolito e portandolo al collo, purché sia a contatto con il corpo. Quando io ho specificato nell'audio mettetelo nelle stanze, uno per ogni stanza, ho Mhm. delle specifiche ulteriori da fare e sono la prima che nelle stanze piccole uno tiene la frequenza bene Mhm. e mentre state nelle stanze, oltre a irradiare della sua vibrazione la stanza, vi capiterà spesso, e vi consiglio di farlo, di buttarci l'occhio e di guardarlo. Questo funziona come cassa di risonanza per il DNA per continuare l'opera del quadrante, anche se non ce l'avete addosso. In stanze più grandi o addirittura in stanze dove il terapeuta fa i suoi trattamenti di qualsiasi genere, sfruttiamo un effetto piramide, cioè mettiamone due Mhm. speculari, uno di fronte all'altro, e al centro della stanza in cui mettiamo uno di fronte all'altro i due circuiti, mettiamo il lettino, mettiamo la scrivania dello psicoterapeuta, mettiamo il lettino del riflessologo, del massaggiatore, perché la proiezione centrale nella stanza raggiunge il punto più elevato della concentrazione, come se fosse al centro della piramide. Chi studia piramide sa quali sono le leggi di radiazione, ok? Certo. In questo senso, nella stanza, al centro si fa questa forma di potenziatore, potenziamento. E quindi questi sono i consigli che vi do. C'è il consiglio di metterlo verso qualche direzione, non so, nord, sud, No, ovest, est, oppure no? Non c'è questo no, genere di... no, 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 non mi sento di dirti che c'è, mentre invece, come tu mi hai chiesto, quindi chiaramente sai, in altre situazioni ti avrei detto assolutamente a nord piuttosto che. Perfetto. Direi che è chiarissimo. Quindi l'unica cosa, se noi lo plastifichiamo e lo mettiamo a contatto del corpo, comunque funziona ugualmente, giusto? L'importante è Esattamente. che è il carattere, che la grafia, diciamo, il simbolo sia nitido. Sì, esatto. Tenete conto che ci sono chiaramente delle impostazioni di stampa che permettono la riduzione mantenendo la scala. Esatto. Questo è importante perché se diventa obliquo perde il suo significato di forma a orologio, per esempio, Sì, e quindi come irradiazione l'onda di forma cambia assolutamente. Quindi questo è quello che esatto. ho anche detto a chi, ci tengo a dire anche questa cosa, a chi mi ha detto lo faccio su una collana, preparo un ciondolo, eccetera, liberi tutti, risottolineo, senza scopo di lucro, quindi lo fate per voi, per gli amici, per i parenti, fate la pesca. Mi raccomando, se avete bisogno di un test di verifica che abbia mantenuto intatte tutte le sue qualità, contattatemi tranquillamente, ci metto un secondo e vi do la conferma direttamente tramite i canali nostri, che sia Perfetto. Facebook, che sia WhatsApp, telefono, eccetera.
Perfetto, allora, quindi giusto per ricordare, il quadrante in vettoriale lo trovano, lo potete trovare nei commenti del post, quindi cliccando sul link vanno direttamente alla tua pagina e so che qualche tua amica ha prodotto la versione vettoriale, corretto? Quindi Sì, verissimo. si È può un'amica scaricare. nuova di Facebook che come te ha visto il Ah, quadrante ecco. da poco e, insomma ha prodotto questa cosa. Ecco, è fantastico. Infatti, cioè, ha avuto un effetto, una risonanza meravigliosa questa tua iniziativa, Sì, quindi questo secondo me è già una cartina al tornasole della potenza stessa verissimo, di questo circuito. E poi un'altra cosa verissimo. importante che mentre tu parlavi prima e dicevi non è più tempo di proteggersi, ma è tempo di espandersi, concordo al 100% perché se noi notiamo proteggersi vuol dire che c'è qualcosa di oscuro, no? E suscita anche un po' qualcosa di cui aver paura. In realtà Brava, dobbiamo entrare nell'epoca dell'amore e dove c'è amore non può bravissimo, esserci paura e dove c'è amore c'è bravissimo. espansione. Quindi in Sì, realtà è perfetto, è tutto perfetto secondo quello che si diceva già da tanti anni, no? Quindi dobbiamo essere solo felici di vivere in questo momento e come vedete tutto quello che avviene ha anche poi una soluzione, quindi ci vengono incontro dall'alto, dal basso, da questa dimensione e da altre dimensioni sì. per supportarci in questo nostro percorso. Benissimo Simone, io ti ringrazio tantissimo per questa Grazie a voi, intervista grazie a te tantissimo. e niente, quindi continua così, hai tutto il mio appoggio e per qualsiasi cosa e per diffondere altre novità io ci sono. Va Noi bene? ci siamo assolutamente in prima linea. Perfetto. Un grande abbraccio a tutti e a prestissimo. Grazie, a Ciao. presto, ciao.